Dopo il mio viaggio in India ho avuto molte difficoltà a decodificare alcune informazioni che ho ricevuto, le persone che ho incontrato, quello che mi hanno detto. È tanta roba da gestire. Per questo ho deciso di affidarmi a Marco Falaguasta, un professionista, un esperto nell'antropologia e un mental coach che già mi segue da qualche tempo e mi sta aiutando a fare un upgrade importante su questo progetto sul Figaro Tour. Quindi andiamo ad incontrare Marco. Come sai, faccio questi viaggi e seguo questo progetto chiamato Figaro Tour, che è il mio sogno, quello di fare un po', di raccontare le storie, di conoscere persone, di entrare un po' dentro alle loro vite e di prendere anche un po' di quello che loro hanno per imparare qualcosa. Però in questi viaggi trovo delle difficoltà, ho avuto delle difficoltà perché chiaramente è un percorso che ho iniziato da zero, è quello che voglio fare ma devo arrivarci e per farlo ho bisogno di migliorare assolutamente. E quindi le difficoltà che ho trovato maggiormente in questi viaggi, in queste interviste che ho fatto, in queste persone che ho conosciuto, è stato un po' quello di anche fare le giuste domande. Qual è la giusta domanda? Quella domanda che ti permette di conoscere veramente quella persona, quella domanda che gli permette a quella persona di aprirsi con te in maniera spontanea e di farti entrare anche nella sua vita, di raccontarti la cosa anche più intima, senza vergogna e senza forzare la mano. Queste sono un po' una delle cose che chiaramente mi mette molto in difficoltà e che devo imparare il più possibile. Beh, se non altro, tra tutte le difficoltà ne hai scelta una di altissima qualità, nel senso che in effetti saper fare le domande è un'arte, ma per risponderti comincerei col dirti che paradossalmente i contenuti più significativi, i contenuti più belli, più veri, sono quelli che nascono dalla fluidità del dialogo, cioè dal flusso del dialogo, dalla conversazione. Perché nel momento nel quale noi riceviamo una domanda, il nostro cervello si setta immediatamente per trovare la soluzione, per trovare la risposta. Quindi questo è intuitivo che il nostro cervello passi quindi attraverso un circuito logico. Passando attraverso il circuito logico, molto probabilmente il nostro interlocutore risponderà alla cosa giusta, ma non è detto che la cosa giusta coincida con la cosa vera. Quindi dipende qual è la finalità con la quale noi facciamo la domanda. Per ottenere una risposta che ci faccia comodo e ci consenta di proseguire il dialogo nella direzione che noi vogliamo? Oppure a noi interessa sapere il punto di vista, il pensiero reale del nostro interlocutore? Se a noi interessa sapere il pensiero reale del nostro interlocutore, è chiaro che dobbiamo tenere presente che se necessita una domanda, questa domanda deve avere delle peculiarità, deve avere delle caratteristiche. Allora, innanzitutto la domanda, come si dice, non deve contenere la risposta, nel senso che nel porre la domanda dovrei avere l'accortezza di non essere eccessivamente suggestivo, cioè di non imbeccare l'interlocutore condizionandolo a rispondere quello che io vorrei sentirmi dire. Ti faccio un esempio. Deve essere stata veramente dura scalare questa montagna. È chiaro che l'altro che riceve la domanda formulata in questi termini avrà molte difficoltà dallo screditarti pubblicamente e dirti no, per niente, perché questo implicitamente starebbe a significare che tu hai sbagliato valutazione. Quindi diciamo che una persona accorta non ti direbbe mai esplicitamente no. Magari ti dice ma sì, più di quello che poi potrebbe sembrare, e già si sta inerpicando in un sentiero che è un sentiero logico, perché ha il problema logico di uscire dalla domanda mal posta. Oppure, diversamente, nel momento nel quale tu poni la domanda, come ci siamo appena detti, l'interlocutore potrebbe essere costretto a dirti sì, in effetti è stata dura scalare questa montagna, ma perché non trova lo strumento per uscire da una risposta alla quale tu l'hai in qualche maniera costretto. Quindi diciamo che buona norma è sempre evitare quelle domande che contengono una risposta, che prendono il nome tecnicamente di domande suggestive. Un'altra peculiarità importante che secondo me deve avere la domanda è il fatto che non faccia sentire all'interlocutore il peso del tuo giudizio. Quindi che il tuo contenuto, oltre che verbale, ma anche il tuo contenuto paraverbale, cioè quel contenuto che attiene al tono della voce, al volume della voce, alla cadenza che tu usi,
e anche il contenuto non verbale, cioè come tu ti muovi, le smorfie che fai col viso e tutto quanto, non facciano sentire giudicato il tuo interlocutore. E questo lo facciamo tutte le volte nelle quali nella domanda mettiamo il nostro punto di vista personale. No, abbiamo sentito dei recenti fatti di cronaca che non so tu, ma mi sembrano veramente molto singolari. È chiaro che tu capisci quanto io possa disapprovare il fatto di cronaca di fronte al quale tu potresti avere un'altra opinione. Chiaro. Ora, io credo che quindi fare la domanda che non contenga giudizio significa non avere il pregiudizio, no? Significa non essersi formati un giudizio a priori, quindi un pregiudizio, prima di aver ascoltato il mio interlocutore che visione della cosa mi suggerisce, no? Perché se vai a vedere, io credo che nel rapporto tra intervistato e intervistatore il protagonista è l'intervistato. Molto spesso invece l'intervistatore vive il ruolo in maniera distorta, no? C'è un po' d'ego. Eh sì, perché c'è poi un vecchio adagio desueto, sbagliato sotto tutti i punti di vista, che recita chi domanda comanda. E quindi io le domande le faccio io e in qualche maniera vorrei portare il dialogo, anche inconsapevolmente, vorrei portare il dialogo dove voglio io, perché all'interno del dove voglio io mi sento preparato. È il mio mondo, è il mio modo di pensare, ci sono le mie strutture mentali. Se tu mi porti a dover prendere in considerazione, perché lo argomenti in maniera sincera, in maniera logica, in maniera fluida, congruente, un punto di vista che è diametralmente diverso dal mio, mi porti in un terreno nel quale non è detto che io abbia il coraggio di entrare o non è detto che io abbia le capacità per frequentare. Quindi queste mie paure ancestrali, queste mie paure personali vengono espresse nella domanda. Te la pongo in una maniera tale che tu sia per me rassicurante. Ma così io ho ottenuto una finalità autoriferita, non ho ottenuto una finalità di informazione. E credo che qui vada un po' recuperato il senso originario semantico, diciamo, del verbo comunicare. Comunicare deriva dal latino comunicare, che significa mettere in comune, no? Ed è secondo me un'etimologia straordinaria, no? Mettere in comune. Significa che quando due persone attivano una relazione comunicativa, il vero desiderio, la vera finalità dovrebbe essere quella di mettere in comune le conoscenze in maniera tale che da queste due conoscenze ne esca un mondo nuovo, no? Un grande comunicatore, anche un grande sociologo, insomma, che è stato psicologo, Bandura, diceva sempre che nel comunicare dovremmo imparare dalle api, che suggono dal fiore il nettare e poi con il loro lavoro restituiscono al mondo un prodotto che in natura non c'è, il miele. No, non esisteva prima dell'operosità delle api. Ecco, il processo comunicativo dovrebbe avere come finalità questo, cioè restituire all'esito della comunicazione un prodotto che prima non c'era e che si compone del mio punto di vista libero e del tuo punto di vista libero, in maniera tale che io possa avere o una conferma della bontà o quantomeno della condivisibilità di quello che io pensavo, perché magari tu la pensi come me, oppure possa avere una nuova prospettiva, un nuovo orizzonte al quale guardare perché tu mi hai fornito uno schema di pensiero che io non avevo, no? Chiudersi è un po' come quegli italiani che vanno all'estero e vanno nei ristoranti italiani per poi criticare quello che mangiano i ristoranti italiani che non è fatto in maniera... No, però se stai in India e vai in un ristorante italiano... Che ti aspetti? Che ti aspetti? No. Mi viene in mente una cosa. Il discorso del pregiudizio, no? Io, Sì. facendo riferimento alla puntata della Gori, ovviamente avevo un pregiudizio perché io ho studiato, mi ero informato il più possibile e sapevo che sarei andato a parlare con una persona fondamentalmente che mangiava anche corpi umani in situazioni chiaramente non tutti i giorni, non a pranzo e cena, però aveva faceva queste procedure, questi rituali alcune volte, e comunque è una cosa particolare, insomma, stai andando a parlare con un cannibale. E per ovvi motivi mi ero creato un pregiudizio su di lui perché mi aspettavo un certo tipo di persona, probabilmente molto chiusa, anche un po' scontrosa, e mi ero preparato anche queste domande, no? E queste domande erano basate su questo pregiudizio. Certo. Sono andato là e invece era una persona completamente
opposta e avevo le domande sbagliate, perché non sono riuscito probabilmente ad andare ancora più a fondo, a conoscerlo ancora meglio. E quindi come faccio a non crearmi questo pregiudizio, anche se è una cosa inconsapevole, nel senso mi sono accorto di averlo dopo, anche dopo le chiacchierate che ci siamo fatti. Come si fa a partire senza un pregiudizio? Guarda, io credo che il pregiudizio nasca da due deficit. Un deficit di conoscenza, che tu hai già sapientemente rilevato, perché hai detto io non conoscevo il suo mondo e quindi tendenzialmente c'era un deficit di conoscenza. E dall'altra parte c'è anche un deficit di altra natura che risiede nella ineluttabilità del fatto che tu provieni da una cultura, provieni da una società, provieni da un sistema socioculturale profondamente diverso dal suo. E quindi è chiaro che pensa già per noi quanto sia condizionante il termine cannibale. Vedi che a te è venuto inconsciamente, spontaneo, associare alla negatività insita del termine delle negatività della persona. Probabilmente sarà scostante, probabilmente sarà introverso, probabilmente sarà uno che non mi metterà in condizione di comunicare come devo. Tu lui non lo conoscevi, non l'avevi mai visto, nulla ti faceva supporre in maniera fondata che lui fosse così. Tu questo l'hai ricavato dalla negatività contenuta nel termine cannibale, che è una negatività però derivata dal nostro sistema socioculturale. Perché, non lo so, vogliamo parlare di un altro aspetto, che so, la poligamia, no? Nella nostra società il poligamo è una persona riprovevole da un punto di vista etico e da un punto di vista morale, Certo. ok? Poi lascia perdere che la nostra società è anche speziata dall'ipocrisia, quindi poi sono più i poligami che i monogami, ma sono più i poligami che si fanno credere monogami, no? Perché se no c'è il giudizio etico, no? Però proprio per questo nella nostra società la poligamia è anche in maniera decisa, contrastata, condannata, no? Se tu pensi, non so, se si parla di poligamia ti dicono tutti, ma no, secondo me è una mancanza di rispetto, secondo me significa che non c'è il sentimento, tutte queste cose qui, no? In altre culture la poligamia è uno dei loro ordini sociali, delle loro abitudini sociali e non ci vedono nulla di strano e non ne fanno un discorso sentimentale, no? Quindi il cannibale è un termine negativo, così come la poligamia, se inserito nel nostro sistema socioculturale. Ora, per evitare il pregiudizio, come dici tu, e quindi per evitare di andare lì con una forma mentis che mi prepara all'incontro con una persona negativa e quindi io ci vado con il kit con il quale si affronta la persona negativa, a mio giudizio servono due presupposti, la conoscenza e la consapevolezza. Quindi questo per dire che il secondo gap da colmare è la consapevolezza, cioè vale a dire io provengo da un contesto sociale che ha delle regole morali e giuridiche, questa mi fa derivare un condizionamento di carattere morale e giuridico sulla valutazione del comportamento altrui, quindi io di questo ne devo essere consapevole, quindi nel momento nel quale vado a scoprire un'altra persona, consapevole che questi fattori potrebbero funzionare come condizionamento, dovrebbero essere i primi abiti che dismetto. Cioè provo a dismettere, mi alleno a dismettere il condizionamento che subisco dall'ambiente socioculturale. Quindi comincio a partire dall'ordine delle idee che il cannibale è una persona che fa la scelta di mangiare corpi di individui appartenenti alla sua stessa razza. Questa è un'informazione scevra da qualsiasi tipo di pregiudizio. Questa è la lettura della realtà, oggettiva. Certo che se poi io mentre la verbalizzo questa cosa non tengo presente il condizionamento del quale ci siamo parlati prima, è normale che la verbalizzerò e la esprimerò all'altro. Ma quindi voi mangiate persone della vostra... cioè voi mangiate uomini. Senti quanto giudizio c'è in questo.
Senti quanto è intriso, no? Ma perché ce l'ho dentro? Perché ho un qualche cosa che mi fa capire che questo siamo vicini, è liminale la figura di un mostro, uno che si mangia i suoi stessi simili, insomma, no, no, no. Mentre vedi che, che poi io quella puntata l'ho vista, quella persona con grande serenità invece, con grande tranquillità d'animo, proprio vedendo la dinamica da un altro punto di vista, ha detto noi tutto questo lo facciamo sia per chi è morto, sia per chi rimane in vita, affinché la vita continui, no? Affinché Sì, sì. tutti noi si abbia un'utilità per gli altri anche dopo la morte, che se ci pensi è un concetto sul quale una riflessione io la spenderei, no? Piuttosto che legarci al nostro culto dei morti che una volta che muoiono devono ricevere tutti gli onori del caso, religiosi per chi crede, però insomma abbiamo una nostra ritualità, no? Tu pensa al cannibale che viene a intervistare te e che ti chiede: ma voi veramente i morti li chiudete dentro una bara e lì è finita la loro funzione? Certo. No? Cioè, se la vedi dal suo punto di vista. Quindi, secondo me, bisogna avere conoscenza e bisogna essere consapevoli di quali siano i fattori condizionanti. Perché se io sono consapevole circa i fattori condizionanti, nel momento nel quale approccio a un argomento, provo a svestirli, quei fattori condizionanti, e a vedere la realtà dei fatti nella sua lettura oggettiva, nella sua lettura logica, senza metterci quel contributo ideale che risente invece del condizionamento. Non è semplice. Però, Assolutamente no. però ho capito perfettamente quello che Assolutamente no, intendi. però come diceva Aristotele, allenando la virtù si diventa virtuosi. Quindi In questo viaggio ho capito che i rituali non appartengono solo a culture lontane. Anche i gesti quotidiani, come radersi, hanno un significato profondo. Per me la rasatura è un modo per darmi ordine, per prendermi cura di me stesso e affrontare la giornata con la giusta energia. È un piccolo rito che coltivo ogni giorno, grazie anche a Gillette, che mi accompagna in questo percorso di identità e di trasformazione. Style like a king. non è semplice, ma guarda che comunicare è una funzione complicata, eh? Cioè è complesso, cioè comunicare, la relazione comunicativa è una relazione complessa e come tutte le cose complesse vanno affrontate come stai facendo tu, cioè ponendo del problema, perché non c'è niente di peggio che affrontare la complessità minimizzandola. Cioè, dici, vabbè, ma poi quando vado lì qualcosa da chiedere lo trovo, figurati, sono davanti a una Cori, poi non trovi qualcosa da chiedere a una Cori, ma sì, certo. Però banalità. Eh sì, Non però riesci a conoscere veramente bene quello che perché per è conoscere chiaro. bene ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Io mi ricordo del frame proprio, di come tu sei entrato nella tenda, che lui si è impressionato di te. Perché tu stavi facendo qualche cosa che non rientrava nelle sue ritualità. E quindi lui t'ha proprio fisicamente t'ha stoppato, no? E tu hai avuto un sussulto perché poi immagino per te che insomma hai fatto della rasatura la tua vita, no? Ti sei trovato di fronte a questo con i capelli scompigliati, la barba così, eh? Cioè anche per come sei abituato agli archetipi visivi tuoi, no? Sì, Lì c'era tutto da rifare, no? sicuramente era... Tu sicuramente un briciolo di pensare dove comincerei a tagliarli i capelli, a sistemare la barba ce l'avrei avuto. Sì, sicuramente. Capisci? Questa è la tua cultura che tu porti lì dentro e lui ti Vero. restituisce la sua, no? Tu pensa quanto siete partiti distanti, però quanto siete finiti vicini. Da morire, sì, sì, è vero. Alla fine chiacchierata, cioè, alla fine mi ha lasciato molto, anche se ho capito poco, perché poi lui parlava indiano, ma ce l'hanno tradotto. In realtà è stato profondissimo, sono stato proprio contento di averlo conosciuto in quel modo. E la cosa bella è che poi nell'intervista non si vedeva bene, ma io gli parlavo inglese, ma lui mi rispondeva in indiano. E tutto quello che ha detto io in realtà l'ho capito una volta tornato a Roma e quindi più o meno è successo involontariamente quello che ci siamo detti, ovvero io non gli ho fatto delle vere e proprie domande, perché lui ha parlato senza che io gli dicessi niente, perché poi a un certo punto non sapevo come interagire perché non sapevo quello che diceva, quindi lui si è aperto da solo e mi ha raccontato molto della sua vita e ecco, inconsciamente è successo un minimo questo, senza che io Ma non sei, sono però intervenuto, ecco. secondo me non sei aperto da solo. Cioè, secondo me si è aperto anche perché ha avvertito che di fronte aveva una persona che lo ascoltava in maniera attiva. Perché tu, liberato dall'angoscia di dover fare domande, perché non gliele potevi fare,
eri semplicemente in ascolto Sì. per cercare di captare qualsiasi messaggio che lui ti mandasse. E quindi questo è l'ascolto attivo. Noi dovremmo sempre ascoltare così. Cioè, vedi anche qui la consapevolezza, no? Mentre tu dicevi adesso perché non ci capivamo, io facevo domande in inglese, lui quel poco che capiva dall'inglese che Sì. tu rispondeva, quindi parlavate due idiomi diversi. E questa è la prova provata che nella relazione comunicativa, attraverso le parole, cioè la fase verbale, trasmette il 7% del contenuto. La fase paraverbale il 38% e il 55% lo trasmette il linguaggio non verbale, cioè il corpo, le espressioni del viso. È chiaro che se io ho di fronte a me una persona che mi ascolta in maniera attiva, cioè una persona che mi ascolta e basta, e che è costretta dalla circostanza ad osservarmi, perché io devo capire dal tono della voce, dall'espressione del viso, se quello che stai dicendo è una cosa che ti addolora, è una cosa che ti piace, è una cosa che... Tu per esempio alla fine della tua intervista gli hai chiesto, ma tu sei sereno? Sei contento? E lui ti ha risposto, se la risenti quella risposta, lui ti ha risposto con un tono per il quale non c'era bisogno di capire le No, parole, no. si capiva che era Sì, sì, sereno, sì. no? E tu ti sei sentito di fare quella domanda senza sapere se fosse in qualche maniera connessa col resto del discorso, no? E lui se ti ha risposto in una maniera dalla quale si capiva che a lui interessava farti arrivare come stesse proprio, no? Ma non te la... Vedi, probabilmente se vi foste capiti, tu avresti posto la domanda in un'altra maniera e lui ti avrebbe risposto in un'altra maniera. Cioè, lui ti avrebbe risposto, magari, non è detto, però magari, con la voglia implicita di superare la tua perplessità. No? Perché è chiaro che arriva uno europeo, vestito di tutto punto come ci vestiamo noi europei, con tutti gli elementi, quindi scarpe, calzini, pantaloni, maglietta, tu c'avevi anche il cappellino, cioè tutta una serie di cose, no? Di fronte a uno nudo, che c'ha un bastone e basta, e i capelli con i dread lunghi fino a qui, e la barba incolta, io magari sono invogliato dal dirti, nella mia risposta, metterci questo sottotesto. Sì, nonostante quello che tu possa pensare nel vedermi così e per i tuoi parametri, io sono realmente sereno. E invece quello di tutte queste cose non gliene fregava niente. Non era lì per convincerti, era lì per trasmetterti il suo stato d'animo. E io questa la trovo la sublimazione della relazione comunicativa, no? Cioè io voglio che tu abbia qualcosa di me. Ecco il mettere in comune del quale parlavamo prima, no? Lì credo che voi abbiate messo tanto in comune, ma proprio perché vi siete liberati dello stilema verbale e quindi avete utilizzato invece altri canali di comunicazione che sono quelli paraverbali e non verbali che costituiscono insieme la maggior parte del contesto comunicativo. Un'altra cosa che invece mi piacerebbe capire è come io possa metabolizzare nella maniera giusta tutto quello che mi viene detto e come poi posso decodificarlo invece a chi mi ascolta nel modo giusto. È chiaro che nel momento nel quale noi abbiamo l'opportunità di parlare con una persona molto interessante, secondo me anche perché è molto distante dal tuo mondo magari, no? Certo, sì, E sì, di questi tu vai in cerca, no? sì. È chiaro che questi ci restituiscono un vissuto forte. Ora, quel vissuto forte potrebbe a sua volta fortificare delle nostre certezze. Non lo so, io credo profondamente nel valore dell'equità sociale. Facciamo un esempio. Parlo con un asceta o un eremita che mi dice che lui sta dedicando la sua vita alla preghiera affinché l'umanità recuperi senso di equità sociale, sta fortificando un mio pensiero e quindi è chiaro che io ne sarò favorevolmente impressionato da quello che lui mi dice e probabilmente trasmetterò con grande entusiasmo quello che lui mi ha detto. Però c'è del caso pure che magari lui mi parli invece di un argomento che è il mio tallone d'Achille, un argomento del quale io inconsapevolmente non conosco la ragione della sofferenza che quell'argomento mi crea, no? Mettiamo caso che io, non so, non abbia un bel rapporto con mio fratello, faccio un esempio, io non ho fratelli quindi lo posso dire liberamente, non abbia un buon rapporto con mio fratello. Lui mi sta parlando
del sentimento che nasce dalla consanguineità e che una delle soddisfazioni più belle della sua vita è stato scoprire che nel momento del bisogno, nonostante abbiano preso strade di vita completamente diverse, il fratello gli è sempre stato vicino, sempre. Questo a me tocca su una mia mancanza, no? Quindi è chiaro che io magari, che di mio, ho processato questo problema con mio fratello in questa maniera. Purtroppo ho avuto la fortuna di avere un fratello indegno e quindi io non ho un fratello, considero di non avere un fratello, ma d'altronde poi io questi vincoli di fratellanza così forti non li vedo neanche negli altri, quindi tutto sommato a me non manca niente. Sto semplificando, ma questo potrebbe essere un processo di gestione di un problema, un processo di gestione ovviamente superficiale, parziale. È chiaro che quando trovo di fronte a me una persona che mi fa toccare con mano, quanto invece il rapporto di fratellanza vada al di là delle scelte di vita, vada al di là delle convinzioni personali, questo tocca a me sul punto vivo. E per me riceverlo e riportarlo significa riportarlo con entusiasmo, significa mettere in discussione questa costruzione che mi ero fatto per non sentire il problema. E quindi è chiaro che nel momento nel quale lo riporterò quantomeno minimizzandolo, quantomeno dandogli un'importanza marginale. Cioè dirò, poi tra le altre cose mi ha detto che dice che ha un fratello con il quale si sente poco, ma col quale si vogliono bene. Sottotesto, dice lui, poi non lo so, non ho approfondito. Quindi anche a te faccio arrivare, insomma, non mi sembra un concetto così rilevante, no? Però io sto in qualche maniera forte del fatto di essere colui che trasmette il messaggio e sto condizionando anche e sto decidendo per te che cosa è importante e che cosa non è importante. Sulla base di che cosa? Di una mia valutazione nell'economia delle notizie che lui mi ha dato? No, su una base di una mia soggettività. Che io il problema della mancanza dei rapporti con mio fratello me la sono regolata dicendo che il rapporto col fratello non serve e tu invece mi stai dicendo che nonostante queste enormi differenze tu senti vicino tuo fratello e magari tuo fratello ti dà conforto, ti dà la carica per continuare in questo progetto. È chiaro che io non sono sereno sull'argomento, no? Quindi anche qui bisogna avere la consapevolezza che quando sentiamo a seguito della risposta o del racconto della storia dell'altro quel richiamo di disagio, quella punta di disagio, evidentemente l'altro ha toccato un nostro nervo scoperto. E allora intanto la notizia la riporto come va riportata, come lui l'ha detta a me. E poi, se lo ritengo, vado a lavorare su quel centro di disagio affinché questo, lavorare sui singoli disagi, perché il disagio, il tanto vituperato disagio, in effetti è oro colato, perché il disagio è come la spia che si accende sul cruscotto della macchina, cioè ti avverte che in quella situazione c'è qualcosa in te che non va. Ora, possiamo avere l'atteggiamento di quello che pensa che risolve il problema staccando il fusibile dalla macchina così il quadro non si accende più. Oppure possiamo avere l'atteggiamento di chi dice cavolo c'è un problema al sistema frenante, lo vado a risolvere. Ora, più disagi risolviamo, più siamo delle persone libere. Questo è il centro di tutto, perché molto spesso noi ci addormentiamo un po', ci anestetizziamo con l'adagio di dire ma io faccio quello che mi pare, io sono una persona libera perché faccio quello che mi va. Ma siamo veramente liberi di stabilire quello che mi va? Perché che tu sia libero di fare quello che ti va, magari è anche vero, ma siamo sicuri che quello che ti va l'hai scelto liberamente? Questa è la domanda delle domande, no? Quindi andare a capire a che livello sei di libertà, se hai una libertà tale che, avendo capito e conoscendo i tuoi disagi, hai cercato di rendertene consapevole e quindi quando quello ti fa sentire quella toccata di disagio, tu dici ok, questo però è un problema mio, che con mio fratello non ho rapporti, non è giusto che io riporti la notizia in questa maniera qua. È sempre, secondo me, un problema di conoscenza e di consapevolezza. Guarda che poi alla fine, se nel momento nel quale ci relazioniamo agli altri, la storia degli altri ci arriva in tutta la sua forza nel momento nel quale noi conosciamo molto bene la nostra storia. Dall'ultima volta che ci siamo visti ho pensato a una frase che è
attraverso i miei viaggi conosco le persone, attraverso le persone conosco me stesso. Ed è stato un ragionamento poi che mi è uscito fuori dopo l'ultima chiacchierata. E in realtà credo che sia vero, perché dopo questo viaggio in India, più il prossimo che farò a breve, credo che sto iniziando a conoscere sempre un po' di più me stesso, qualcosina che mi permette di crescere, di andare avanti, di migliorare. E non ci avevo mai pensato, perché non l'avevo vista da questo punto di vista, in effetti. È assolutamente così, perché il processo di autoconsapevolezza è un processo impegnativo, ma è un processo che noi attiviamo consciamente o inconsciamente, o prendendolo proprio dalla strada maestra, no? Dicendo adesso voglio mettermi in discussione, con tutto ciò che ne consegue. Oppure magari non abbiamo questo livello di lucidità, ma ci scopriamo improvvisamente interessati all'altro. Ora, certo che in questo c'è un moto di altruismo e ci sono tanti altri aspetti, ma nel profondo il motore propulsore primo di questo tipo di esigenza è proprio perché attraverso le storie degli altri conosciamo meglio noi stessi e speriamo di conoscerci sempre meglio, no? di capirci sempre meglio. E quindi io credo che la relazione con gli altri diventi veramente significativa nel momento nel quale noi diventiamo sempre più liberi, perché a quel punto siamo veramente liberi di fare quello che vogliamo, perché siamo liberi di volere ciò che vogliamo, no? Torniamo a quello che dicevamo prima. Mi è venuta una domanda in mente, cioè quali potrebbero essere gli strumenti che posso utilizzare per migliorare nei miei prossimi viaggi, ma a livello pratico, secondo te, due o tre strumenti, due o tre anche linee guida che posso avere come riferimento? Ma tu dici da un punto di vista umanistico o da un punto di vista proprio logistico? No, da un punto di vista umanistico. Beh, secondo me è vero il detto che il viaggio è negli occhi di chi lo fa, quindi sapere bene che cosa stai cercando. Mi sembra sia il primo presupposto. Ma perché da questo deriva che, questo Nietzsche diceva una frase che secondo me è illuminante da questo punto di vista, no? Che chi ha un perché forte poi trova sempre il come, no? E allora, visto che tu scegli sempre giustamente delle mete che sono piuttosto difficoltose, proprio perché ti immergi in una cultura completamente diversa dalla Sì. nostra, anche lì, da un punto di vista quotidiano, le difficoltà che hai superato e che dovrai superare, sono difficoltà significative, no? Se tu decidi di andare in terre particolari come dove, o andare in situazioni particolari come quella nella quale hai incontrato la Gori, è chiaro che le difficoltà non mancano, no? Però di fronte alle difficoltà, vedi, la maniera, l'entusiasmo, la spinta e la qualità con la quale decidi di superare le difficoltà, ogni difficoltà che superi ti conferma che avevi un perché forte, no? E quindi sapere proprio esattamente che cosa sto cercando. Non so, parlo con la Gori, stai cercando chiaramente spiritualità, no? Stai cercando di capire come sia possibile fare una vita scorporandosi completamente dalla materialità, Sì. completamente dai legami sociofamiliari e se sia possibile vivere soli, che è un tema che tu senti, no? Quindi vedi che tu istintivamente, spontaneamente sei andato a cercare il rappresentante estremizzato Certo. di un tema che tu però senti tuo, no? E quindi vedi che questo era nei tuoi occhi ancora prima che tu iniziassi il viaggio, no? Perché è difficile focalizzarle in realtà così. Poi se facciamo un ragionamento insieme, è tutto chiaro. Chiaro. È come se c'hai un impulso, un qualcosa che ti dice fallo, però poi la risposta è come la vai a cercare, la vai a trovare, la trovi dopo. Cioè, certo. molte cose le ho trovate dopo che sono tornato. L'hai riconosciute? L'ho riconosciuto dopo che Non l'hai sono trovata, tornato. l'avevi trovata già perché sei partito. L'hai riconosciuta Dopo. dopo. Ma a questo serve l'esperienza del viaggio. Perché poi tu materialmente stai svolgendo un viaggio geografico, fisico, ma contestualmente stai svolgendo un viaggio interiore, no? Che quello della Gori è palese, no? Che tu sia andato lì a toccare con mano, chissà quante volte che ti sarai sentito dire tu, che tutto sommato vivi in un contesto sociale e vivi in un contesto fatto di frequentazioni, di amici, di scambi, di cose, ti sarai sentito, mamma quanto sei sociale, no? E magari, giusto, no? E quindi tu avrai detto, ma io non sono sociale, io ogni tanto sto bene per conto mio. Però
l'indicazione che ti arriva dalla società è che il tuo modo di fare è asociale e che quindi in qualche maniera, non ti dico stai nell'errore, però è atipico il comportamento. Tu ti sei andato a cercare se questa affermazione fosse vera. È possibile fare una vita completamente liberi e completamente slegati da qualsiasi tipo di legame familiare, sociale, economico. Non c'è bisogno di tutti sti orpelli. Ecco, ti sei trovato di fronte la risposta al conflitto che magari ti ha generato il tuo modo di vedere la vita, di vedere anche la società, che non necessariamente secondo te deve essere presente sempre, e invece tutti quelli che ti hanno detto quanto sei asociale. La Goria era la risposta. Cioè, è possibile, si può fare. In altri viaggi magari cercherai identità, in altri viaggi cercherai altro, però qui cercavi quel tipo di spiritualità lì. Lo cercherò e troverò probabilmente la risposta poi alla fine. E me lo dirai. Grazie Marco. Ma figurati.